Ciao, sono Roberto, adesso ti dirò le mie impressioni sul Gran Premio di Montecarlo 2021, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Voto 5. Voto 5 è per Leclerc, Bottas, Hamilton e Ricciardo. Vi spiego il perché. Parliamo subito di Leclerc. Leclerc ha tirato fuori una qualifica da jolly. Se gli sarebbe andata bene, sicuramente avrebbe lottato per la vittoria, se non l'avrebbe vinta proprio questa gara. Il 5 perché purtroppo non ha potuto partecipare. Valtteri Bottas, cosa dire, ha avuto una bella prestazione, niente da dire. Di 5 punti a fine gara mi è dispiaciuto un pochettino perché ha fatto un garone, ma purtroppo con quell'errore della Mercedes proprio da quello che ho capito di quel dado non si può giudicare meglio. Lewis Hamilton, voglio dire, non è stata una gara da Hamilton, ci può essere la qualifica negativa, la gara negativa, non voglio stargli addosso. Strategia, gara, tutto è stato proprio, la cosa peggiore che potessi mai vedere fatta la Mercedes, quindi non ho niente da dire. Si è preso l'unica soddisfazione il giro veloce, ma non è stata una gara da Hamilton, sinceramente. Daniel Ricciardo, brutta cosa, brutta gara, neanche più di tanto, ha fatto il suo, però è stato doppiato da Norris, a parità di macchina. Non so cosa gli stia succedendo, spero che prima o poi si accenda quella lampadina e torni Ricciardo di prima. A Vettel gli sono volute qualche gara, vediamo un attimino come si evolverà la situazione. Voto 6. Voto 6 è per Tushinoda e i due ragazzi dell'As, Mick e Nikita. Cosa dire, mi aspettavo molto di più da Mick e Tushinoda, perché pensavo che avrebbero tirato fuori molto il loro talento. Sono stato un po' deluso, alla fine Mick ha avuto problemi tecnici, ha fatto la fine di coda. Tushinoda è stato davanti alle As a fine gara, quindi non è che ha fatto molto, è stato molto dietro alle Williams, è stato un attimino davanti, ha fatto una strategia diversissima, diversamente dagli altri. Nikita sono contento che almeno lui non abbia fatto danni sto Monte Carlo, quindi speriamo in bene, speriamo che faccia ancora meglio, ha battuto Mick, speriamo che continui così a non far danni, che ce lo auguriamo tutti, soprattutto i piloti. Voto 6. Voto 6 è per Russell e Latifi. Sinceramente, stare solo davanti alle asse e Tushinoda mi aspettavo qualcosa in più. Soprattutto la Russell, la Tiffy, devo ancora inquadrarlo bene. Ottima gara, sufficiente, ma spero che prima o poi abbiano la possibilità di essere ancora più performanti. Voto 6. Voto 6 è per Ocon, Giovinazzi, Raikkonen e Alonso. Cosa dire? Ocon è arrivato nono davanti a Giovinazzi. Se la stavano giocando comunque, se avevano spunto in più Giovinazzi lo passava davanti sicuramente. Raikkonen ottima gara, 11esimo, un po' dietro al compagno di squadra. Lo stupore un po' è stato il 13esimo posto di Fernando. Dire che è stata una bella gara è un po' tirata dai capelli, perché va bene, partiva 17esimo, è arrivato 13esimo, ma non sta facendo una stagione bellissima. Speriamo che anche lui si ritrovi, lo speriamo tutti. Voto 7. Voto 7 lo do a Vettel, Stroll e Gasly.
Parliamo di Vettel e Gasly. Si sono sfidati con Hamilton tutta la gara, più o meno. Poi Hamilton ha fatto la sosta al 30° giro. Poi ha fatto la sosta al 31° giro. Gasly è stato davanti a Hamilton. E al 32° giro, fresco fresco, mica tanto, Vettel ha fatto la sosta. Ed è riuscito a stare davanti a Gasly e ad Hamilton. Cosa dire, hanno fatto una gara tutta all'attacco, perché comunque tenersi una vettura come la Mercedes non è facile. Però sono contento che all'uscita dei box abbiano lottato Gasly e Vettel e anche Hamilton in gara. E sono contento che questa gara è stata incerta per tutti, per quelle posizioni. Vettel è grandioso, è uscito, la strategia Aston Martin e il suo piede sono stati magnifici ed è riuscito, e spero che continui così a essere il Vettel dei vecchi tempi. Gasly ha fatto un'ottima gara, è stato tra due campioni del mondo, dove si girava c'erano titoli di campioni del mondo, quindi non è poi una bella cosa tra due dei piloti più titolati della Formula 1, quindi non è che non era in una bella posizione sicuramente. Les Stroll, cosa dire, ha fatto una gara bella, eh? Non mi aspettavo una gara così al Monte Carlo di Stroll. Sta comunque facendo delle ottime prestazioni. Ha messo sulle gomme le bianche, quelle hard, ed è riuscito comunque a tenerle fino al 59° giro. Quindi passa da 13° a 8°. Un 7 se lo merita tutto Stroll, perché comunque ottima corsa, mi sta facendo appassionare per le sue gare e sono contento per lui. Voto 8. Voto 8 è per Sainz, Norris e Perez. Iniziamo da Perez. È partito nono ed è arrivato quarto. Strategia Red Bull fantastica. È riuscito comunque a guadagnare molto e negli ultimi giri era vicino a Norris, che gli stava mettendo pressione. Ottima gara tutti e due, molto consistente Norris, molto consistente Perez, e hanno avuto un bel duello. Comunque mi è piaciuto comunque vedere anche Norris in quelle stradine di Monte Carlo non fare errori, proprio pilota concreto. Adesso parliamo di Carlos Sainz. Carlos ha fatto qualcosa di magnifico e sarebbe stato bello vederlo vincere, però va bene anche il secondo posto rispetto a come erano in stagione o l'anno scorso in Ferrari. Questo è un ottimo risultato e se lo tengono tutto buono. Voto 10. Voto 10 è per Max Verstappen. Ha fatto una gara tutta al comando. Ha ceduto solo la prima posizione un attimo a Perez prima della sosta. È stato molto concreto, ha guidato da campione. È riuscito ad annullare il vantaggio di Hamilton in campionato, adesso è primo nel mondiale. La Red Bull con tutti e due i suoi piloti è riuscito a portare punti pesanti alla lotta per il titolo. Cosa dire? Alla fine abbiamo visto che la battaglia Verstappen-Hamilton, perché Hamilton ha provato il giro veloce per il punto e Verstappen lo stava per doppiare, quindi fosse stato a parti invertite secondo me Hamilton come minimo gliela tirava una cosa del genere. Però ottima gara, secondo me ha molte possibilità di vincere questo titolo, ma ormai è lampante la cosa che sia una questione a due. Quindi bene così, grande Max, sarei di Monte Carlo e speriamo la prossima gara di vedere altre battaglie così. Ne valsa la pena vedere il Gran Premio di Monte Carlo? Secondo me sì. Ci ha dato tanti spunti su cui riflettere. Vediamo una Ferrari e McLaren in forte ripresa. Vedremo. Grande la livrea provvisoria della McLaren, quello è stato proprio bello vederlo.
Però secondo me è un motivo positivo. Abbiamo visto che c'è una Mercedes fattibile in alcune piste, quindi vedremo cosa succederà. Magari lo sappiamo, da qui a fine stagione può succedere di tutto. Quello che sapremo bene gli equilibri quali saranno a fine stagione, come direbbe qualcuno, fino a quando non c'è la bandiera a scacchi finale, che è finito il mondiale, non sappiamo. Potrebbe essere Verstappen, potrebbe essere Hamilton, potrebbe essere qualcun altro a vincere questo mondiale. Ma adesso abbiamo una sicurezza che se c'è la gara buona e se fanno da formichina a prendere punto su punto, come dicono i commentatori della televisione italiana, penso proprio che questo mondiale potrebbe cambiare faccia. I due piloti di Mercedes e Red Bull sicuramente sono loro i destinati e i compagni di squadra faranno la secondi. Ma cosa succederà per la terza forza se dovessero imbroccare da qui a fine stagione, bloccarla bene? Questa è una domanda. Vedremo cosa deciderà il tempo. Secondo me c'è un'ottima possibilità che Ferrari e McLaren facciano la sorpresa. Quindi chi l'avrebbe mai detto? Chi avrebbe mai detto tante cose? Chi avrebbe mai detto che Kimi Raikkonen avrebbe vinto il titolo mondiale del 2007? Nessuno. Ci speravano tutti i ferraristi, ma nessuno, e dico nessuno, se lo aspettava. Nel 2008 taglia il traguardo, campione del Brasile, da vincitore Felipe Massa, campione del mondo. Hamilton riesce a recuperare, mi sembra fino al quinto posto, e vince il mondiale. Chi l'avrebbe mai detto? Nessuno. Perché quando a pochi metri dalla fine, nessuno può dire quando la bandiera a scacchi andrà giù, lo sapremo. Grazie di aver visto questo video. Mi raccomando, se ti è piaciuto il video, metti mi piace, condividi, commenta. Quindi ti saluto e ti auguro una buona continuazione. Al prossimo video, ci vediamo a Baku. Ciao!